Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una vedova che aveva 2 figlie. Una era bella e laboriosa, mentre l'altra era brutta e pigra. La madre amava di più la figlia brutta e pigra perché era suo sangue. Così fece fare a quella bella, che era solo la sua figliastra, tutti i lavori di casa. Questa ragazza divenne come Cenerentola nella famiglia. La matrigna la mandava ogni giorno a sedersi vicino al pozzo lungo la strada, dove doveva filare fino a che le dita non le sanguinavano. Un giorno del sangue cadde sul fuso e, quando la ragazza si chinò sul pozzo per lavarlo, il fuso le scivolò di mano e cadde nel pozzo. Tornò a casa piangendo per raccontare alla matrigna della sua sfortuna, ma la matrigna era molto severa e la rimproverò. Le disse senza gentilezza: «Poiché hai lasciato cadere il fuso nel pozzo, devi andare a riprenderlo». La ragazza tornò al pozzo, non sapendo cosa fare. Nella sua tristezza, saltò nell'acqua dopo il fuso. Da quel momento non ricordò nulla finché non si svegliò in un bellissimo prato pieno di sole e fiori in ogni direzione. Mentre camminava nel prato, si imbatté in un forno di un panettiere pieno di pane. I filoni le gridarono: tiraci fuori, o bruceremo. Siamo già cotti. Così prese la pala per il pane e li tirò fuori tutti. Proseguì un po' e trovò un albero pieno di mele. L'albero la chiamò: scuotimi, per favore. Le mie mele sono tutte mature. Così lei scosse l'albero e le mele caddero come pioggia. Continuò a scuotere finché non rimasero più mele sull'albero, poi le raccolse in un mucchio e proseguì il suo cammino. Poi vide una piccola casa e una vecchia che guardava fuori. La donna aveva dei denti così grandi che la ragazza si spaventò e cercò di scappare. Ma la vecchia le disse: «Di cosa hai paura, cara bambina? Rimani con me. Se fai bene i lavori in casa mia, ti renderò molto felice. Assicurati solo di scuotere bene il mio letto quando lo rifai, così le piume volano in giro. La gente di sotto dirà che sta nevicando per colpa mia, madre Olle». La vecchia parlava gentilmente, così la ragazza trovò il coraggio di accettare di lavorare per lei. Fece tutto come la vecchia le aveva chiesto e ogni volta che rifaceva il letto, lo scuoteva forte e le piume volavano in giro come fiocchi di neve. La vecchia mantenne la sua promessa. Non si arrabbiò mai e le offrì cibo delizioso ogni giorno. La ragazza rimase con madre Ole per un po', ma alla fine cominciò a sentirsi infelice. All'inizio non sapeva perché, ma presto si rese conto che le mancava casa. Si sentiva nostalgica, anche se stava molto meglio con madre Olle che con sua madre e sua sorella. Dopo un po' di attesa, andò da madre Olle e disse: «Mi sento così nostalgica che non posso più restare qui. Anche se sono felice, devo tornare dalla mia famiglia». Madre Olle rispose: «Sono felice che tu voglia tornare a casa. Poiché mi hai servito bene, ti riporterò io stessa». Poi la condusse per mano a un grande cancello. Quando il cancello si aprì e la ragazza vi passò attraverso, una pioggia di oro le cadde addosso, coprendola dalla testa ai piedi. «Questa è la ricompensa per il tuo duro lavoro», disse madre Olle, e le porse il fuso che aveva lasciato cadere nel pozzo. Il cancello si chiuse e la ragazza si ritrovò di nuovo nel mondo reale, vicino a casa di sua madre. Mentre entrava nel cortile, il gallo seduto sul pozzo cantò: «Chicchirichì. La tua figlia dorata è tornata da te». Entrò in casa dalla madre e dalla sorella, che la colsero calorosamente perché era coperta d'oro. Raccontò loro tutto ciò che era accaduto.
Quando la madre sentì come la figlia era diventata ricca, voleva che anche la figlia brutta e pigra provasse la sua fortuna. Così fece sedere la sorella vicino al pozzo a filare. La ragazza si punse un dito e fece in modo di far cadere del sangue sul fuso. Poi lo gettò nel pozzo e saltò dentro dopo di esso. Come sua sorella, si svegliò nel bellissimo prato e camminò fino a raggiungere il forno. Tiraci fuori, o bruceremo. Siamo già cotti, urlarono i filoni, proprio come prima. Ma la ragazza pigra rispose: pensi che mi sporcherò le mani per voi? E se ne andò. Poi arrivò all'albero di mele. Scuotimi, per favore. Le mie mele sono mature, gridò. Ma lei rispose: è una richiesta sciocca. E se una delle mele mi cade in testa? E continuò il suo cammino. Infine raggiunse la casa di madre Olle. Aveva sentito parlare dei grandi denti della sorella, quindi non ebbe paura e accettò rapidamente di lavorare per la vecchia. Il primo giorno lavorò sodo e cercò di compiacere madre Olle perché pensava a l'oro che avrebbe ricevuto. Il giorno dopo, però, cominciò a trascurarsi. Al terzo giorno era ancora più pigra, dormendo e non volendo alzarsi. Dimenticò anche di scuotere bene il letto, quindi le piume non volarono in giro. Madre Olle si stancò presto di lei e le disse che poteva andare. La ragazza pigra era felice e pensò: presto riceverò il mio oro. Madre Olle la portò al grande cancello, proprio come aveva fatto con la sorella. Ma quando passò attraverso, invece di oro, un grande secchio di pece le si rovesciò addosso. Questo è per il tuo lavoro, disse la vecchia e chiuse il cancello. Così la ragazza pigra tornò a casa coperta di pece e il gallo sul pozzo cantò quando la vide. Chicchirichì. La tua figlia sporca è tornata da te. Ma nonostante i suoi tentativi, non riuscì mai a lavare via la pece e rimase attaccata a lei per il resto della sua vita. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.